L'articolo 612 bis del Codice Penale sanziona la condotta criminale denominata atti persecutori, che nella narrazione comune viene identificata dal termine inglese stalking. Per cause storico-ideologiche che non approfondiremo in questo video, la legge ha introdotto nel nostro ordinamento un reato di percezione. Secondo l'articolo 612 bis, infatti, il reato di stalking si realizza quando qualcuno adotta comportamenti che provocano alla vittima uno, due o tutti e tre i seguenti stati: una perdurante e grave condizione di ansia o paura, un fondato timore per l'incolumità propria o di un congiunto, la necessità di alterare le proprie abitudini di vita. Come è noto, ogni accusa verso qualcuno deve essere supportata da prove. Spesso i testimoni non bastano e di sicuro non basta la semplice parola dell'accusante. Nel caso dello stalking però è diverso. Pensateci, come si fa a dimostrare che una persona abbia vissuto o viva ancora in una condizione grave e perdurante di ansia o paura? E il timore per l'incolumità propria o dei propri cari, come lo si dimostra? E che dire del cambiamento delle abitudini di vita? Molto difficile da provare e facilissimo da simulare, tra l'altro. In sostanza, l'unico modo per provare di essere perseguitati è affermare di esserlo. E questo è vero soprattutto se si è donne. La narrazione diffusa sostiene che siano soprattutto loro a essere perseguitate dagli uomini. I numeri mostrano che è del tutto falso, ma è stato così tanto ripetuto da diventare verità. In ogni caso, se una donna dichiara di essere perseguitata, non può che essere vero. Sorella, io ti credo, da slogan è diventato, con l'articolo 612 bis, un pilastro giuridico dell'ordinamento italiano. È evidente già così che l'articolo 612 bis, dando alla presunta vittima il potere di definire se c'è o no un reato, si presta perfettamente a favorire le accuse false o strumentali. Non sorprende che negli ultimi 10 anni una montagna di querele per stalking abbia costantemente partorito un topolino, cioè uno scarso 10% di condanne. E nemmeno sorprende che la domanda che ci è stata posta più volte è: cosa devo o non devo fare per evitare di essere accusato per stalking? La nostra risposta è sempre stata la stessa: non c'è una regola. Puoi regalarle un appartamento di lusso o un viaggio ai Caraibi, oppure puoi dirle che ti sei innamorato, che la stimi, che la trovi bellissima e altre gentilezze simili. Se lei dichiara ai carabinieri che quelle cose le hanno messo ansia e paura, tanto da costringerla a cambiare abitudini, tu, fratello, sei in grossi guai. Il processo è assicurato, con tutto lo stress e il dispendio economico conseguente. Poi magari verrai assolto, ma 3 o 4 anni di calvario giudiziario non te li toglie nessuno. Ma come ci si difende da un'accusa di stalking? In nessun modo, se si è davvero colpevoli di aver perseguitato volontariamente qualcuno. In quel caso la condanna è sacrosanta, te la prendi e taci. Se invece sei oggetto di una falsa accusa, il che rappresenta il caso più frequente, c'è solo una difesa efficace: dimostrare che l'accusatrice è inattendibile. È inutile sforzarsi di dimostrare la propria buona fede. Di fronte al sentore che lei autocertifica, la buona fede dell'accusato vale 0. L'unica soluzione è dunque dimostrare che non è vero che lei abbia vissuto in uno stato di paura e ansia, ma come riuscirci? Qui viene la parte difficile e costosa. Devi trovare un legale che abbia voglia di lavorare sul serio. L'articolo 327 bis del Codice di procedura penale dà all'avvocato difensore la facoltà di svolgere indagini indipendenti da utilizzare nel processo. Non tutti gli avvocati, abituati come sono a lavorare su carte e codici nei loro uffici, sono propensi a fare gli investigatori. Eppure è ciò che serve. In 15 anni di sentenze si registra un profluvio di casi dove la falsa accusa è stata svelata proprio grazie a indagini di parte, capaci di dimostrare l'inattendibilità dell'accusa. Innumerevoli sono le assoluzioni di uomini che hanno presentato prova che l'accusatrice era tutt'altro che schiacciata dall'ansia e dalla paura, prove come foto, video o altro risalenti al periodo di asserita sofferenza, dove l'accusatrice invece se la spassava allegramente. I social network, sotto questo profilo, sono un supporto prezioso. Certo serve un difensore che abbia voglia e sia capace di scavare e indagare e sia propenso ad agire all'americana, appunto puntando a provare l'inattendibilità della falsa accusatrice invece che perdere tempo a dimostrare la buona fede del proprio assistito. Un modo di agire che è certamente un imbarbarimento della prassi giudiziaria, ma casomai la colpa è dell'orrido articolo 612 bis e del degrado portato dal clima anti-uomo che vige in Italia da 20 anni. Chi viene accusato falsamente o si adatta a quel degrado o rischia concretamente che la falsa accusa si trasformi in condanna.